Siamo a Città dell'Arte. Questi sono gli spazi dell'Università delle Idee, o anche chiamata Unidee, che è un'accademia e un programma di residenza. Qui vivono, lavorano gli artisti iscritti a questi percorsi di residenza e studio, produzione e ricerca. Per me l'arte è la libertà assoluta. Le mie idee nascono di solito dalle cose che non capisco oppure dalle mie paure. Per poter capire e vedere cosa posso fare per sentirmi meglio io personalmente. Ultimamente sto lavorando molto sui cetacei e li vedo come un nostro universo parallelo, diciamo, sotto l'acqua. Guardando un po' il loro ecosistema, ho iniziato a osservare come comunicano tramite i loro suoni, i fischi e i clicks che fanno. Voglio capire come e cosa possiamo imparare dalle balene. Quindi il progetto che sto sviluppando per Ecosystems as Living Communities, per la residenza alla Città dell'Arte, ha a che fare con la comunicazione oltre la lingua. L'opera consiste di 5 fischietti che partono dall'organo che produce suono delle balene, che sono fatti dalla creta che abbiamo raccolto dal fiume qui vicino. È la prima volta che lavoro con questa creta e questo mi piace molto perché verranno tipo colori e texture sulle sculture che saranno proprio di qua. Cioè nel senso che non credo che questo lavoro si può ripetere in un altro posto, proprio perché l'alchimica e tutto il processo è dedicato al territorio biellese. Per come la vivo io, l'arte è una multidisciplinarietà che manca un po' nella società di adesso, una società iperconnessa ma che in realtà non è veramente connessa. E quindi un po' il ruolo dell'artista è quello di provare a trovare delle connessioni, uno sguardo trasversale tra delle cose che magari solitamente non si parlano. Il progetto che sto sviluppando qui a Città dell'Arte è parte di una ricerca che comunque vuole anche continuare in futuro e che nasce quando mi era stato chiesto di costruire dei pollai. Quindi mi sono approcciato a questo mondo dei polli e ho scoperto che li stiamo usando come oggetti. Anche quello che mangiamo sono risultati di un concorso di genetica. E quello che sto facendo qua sono dei liquor cabinets, diciamo degli armadietti per liquori, che però ho chiamato reliquorum, un po' giocando su questa quasi banalizzazione di una cosa sacra, per spingere all'estremo questo fatto che stiamo banalizzando la morte. I materiali che sto usando sono un mio tentativo di trattare l'animale come materia e di, in un certo senso, in questo modo farci riflettere di più su quello che è il significato della materia in sé. Quindi l'opera è fatta di una bioceramica che è fatta di polvere di gusci d'uovo, che è legata con un collante che arriva dalle alghe, e parte invece di un materiale composito di colla e carbone di ossa. Andando a chiedere al mercato le uova, i gusci o le pasticcerie, gli allevamenti con cui ho parlato, le macellerie, mi ha molto sorpreso la disponibilità del territorio e quindi la cosa che in un certo senso mi affascina è che le connessioni che ho creato non sono col mondo dell'arte. Questa collaborazione con Unicredit dal titolo di Ecosystems as Living Communities, cioè gli ecosistemi come comunità viventi, è fondata sulla connessione. La connessione tra gli elementi, tra gli organismi, tra i sistemi stessi, ma anche la connessione tra le organizzazioni della società civile, tra gli artisti, gli scienziati, tra la Fondazione Pistoletto e l'Unicredit Group. Il simbolo del terzo paradiso altro non è che la formula
della connessione di elementi opposti, creando uno spazio centrale, vuoto, dove si può creare insieme quel che ancora non c'è. Connettiti con ciò che è diverso da te e di questa biodiversità, che è la parola chiave per comprendere gli ecosistemi come comunità viventi, farai l'energia della creazione e dell'armonia e del bilanciamento.